Buongiorno a tutti, oggi è il 30 di ottobre, benvenuti nella nuova era, nella quinta dimensione. Sono qui per dirvi un pochino, faccio un piccolo video brevissimo su quello che è in atto in questo momento. La Terra ha ripreso il suo galoppo di Hertz nell'onda Schumann, infatti stamani siamo a 87 Hertz, potete trovarlo nel web, nel web ovviamente come siti scientifici, risonanza di onda Schumann in tempo reale, e potete scaricare questi dati. Ma volevo parlare più che altro di quello che è successo il 27 di ottobre. Io mi trovavo a Milano a fare consulenze e corsi, tra l'altro con Nadia, e ci siamo rese conto nell'arco delle consulenze che abbiamo fatto che stranamente non c'erano quelle forme che noi chiamiamo demoni maggiori. I demoni maggiori sono delle frequenze molto alte che si accostano a noi fin dalla nascita e che servono a regolare il nostro equilibrio karmico. Fate conto, se una persona in una vita precedente ha abbandonato, ha ucciso qualcuno, nella vita che vivrà successivamente le veniva accostato a questa forma di energia che noi chiamiamo demone maggiore, che vibrava su quell'argomento per andare a riequilibrare il suo karma, perché ovviamente quello che vibrate attraete, quindi questa persona in questo caso nella sua nuova vita con questo demone maggiore accanto vibrerà di abbandono e quello comunque che ha commesso nella vita precedente. Questo non vuol dire che c'è qualcuno sopra di noi che giudica quello che facciamo, assolutamente no, semplicemente è una legge di equilibrio cosmica che tutto quello che fai, che sia per noi bene o male, perché nell'energia non esiste questa dualità, deve essere, torna al mittente, semplicemente. E vi dicevo che durante l'arco di queste consulenze noi non abbiamo visto queste forme demoniache che di solito, che di Giudra, ecco, che di solito vediamo. E mentre dormivo mi è venuta l'informazione che queste forme erano comunque tutte scomparse, come se la frequenza che ha raggiunto la Terra il 27 di ottobre fosse stata talmente alta appunto da far scomparire, ecco, queste forme, non erano più adatte all'innalzamento degli hertz che invece stavamo vivendo noi qualche giorno fa. E questo è andato in concomitanza con l'effettivo ingresso nella quinta dimensione che avevamo già avuto il 20 di luglio, ma la quinta e la terza dimensione convivevano. Nella terza dimensione parliamo ancora di una dimensione dove l'ego è il centro di tutto, dove appunto c'è stato, come vedete anche nei nostri genitori o comunque anche in voi stessi, una corsa all'avere, una corsa appunto al conservare beni materiali, senza guardare quello che veramente è dentro. Quindi quando parlo di terza dimensione, collegatelo molto al terzo chakra, che è potere personale ed autostima. Quindi questa era conviveva insieme alla quinta, che era stata introdotta il 20 di luglio, se vi ricordate, rispetto all'altro video che ho fatto, Creazione Libera, sempre di questo anno. Hanno convissuto pochi mesi queste due ere e il 27 di ottobre abbiamo avuto la scissione totale. Quindi le persone che rimarranno come modus operandi nella terza dimensione non staranno bene a livello interiore, perché non lavorando su di sé avranno comunque giù Drachino, scusate, ma c'è un mio gatto che stamani è un pochino ansioso, avranno comunque dei problemi perché non si liberano del loro vissuto emozionale, non lavorano su di sé. Appunto, parlando della quinta dimensione, io vi introducevo una dimensione totalmente di comunicazione, come appunto è il quinto chakra, comunicazione con noi stessi. Questi giorni ci stanno spremendo veramente molto, sentite proprio delle energie che vi fanno lavorare su di voi, che vi tirano fuori cose che
non sapevate neanche più di avere, fondamentalmente, come è successo anche a me questa settimana. Mi è stato chiesto è stato chiesto da me stessa, di lavorare molto sul perdono, sia di me stessa, sia delle persone che ho avuto intorno nella mia vita, e mi sono resa conto che tante azioni negative non mi ero concessa di perdonarmele. Ecco che queste tornano fuori con le loro negatività e ti impongono di lavorare su di te, ti impongono di guardare questo lato oscuro, di integrarlo e di perdonarlo. Quindi sto chiedendo a voi tutti, oltre alla pulizia dei chakra, che è fondamentale, perché in quinta dimensione ci stiamo, cioè, ovviamente parlare di sesta adesso è veramente non indicato, ma quella che sarà poi la sesta dimensione è una realtà puramente olografica, cioè dove la materialità avrà un ruolo completamente secondario. Quindi chi non lavora su di sé adesso, con la pulizia dei chakra, e come pulizia dei chakra non intendo, vabbè, come pulire una stanza. Pulire i chakra vuol dire anche automaticamente, quando vai a pulirli, tu vai a rievocare sentimenti, memorie, cose su cui devi lavorare inerenti a quel particolare centro energetico. Per quello che è importante la pulizia dei chakra ogni giorno in questo momento, e il lavoro proprio su di sé a tutti i livelli, perché siamo passati definitivamente in quinta dimensione, e questa è una notizia fantastica. Quelle frequenze che avevamo prima, questi demoni maggiori, che erano veramente vincolanti, anche se totalmente funzionali, e io li ringrazio ogni giorno per il lavoro che hanno fatto su di me, su tutta l'umanità, ma non fanno più parte, per fortuna, di questa dimensione. Quindi l'essere umano si deve liberare. La quinta dimensione è la dimensione della comunicazione, della liberazione non solo di se stessi, attraverso un processo di osservare e di comunicare con i nostri lati ombra, portarli in superficie e risolverli, ma anche una liberazione a livello globale per quanto riguarda l'umanità in tutte le sue restrizioni. E qui comprendo lo Stato, qui comprendo forme che vi hanno tenuto ancorati, che ci tengano ancorati a un sistema che non esiste, che voi pensate che debba essere così perché è sempre stato così, ma non esiste, non esiste. C'è la liberazione da ogni forma di prigionia umana. E non voglio, ecco, mettermi qua a parlare di militari, di bollette, di Stato, di tutto quello che può venirmi in mente in questo momento, perché darei comunque forza a questo, ma quello che vi viene chiesto è appunto aprire gli occhi e smettere di dare tutto come scontato, perché quello che avete vissuto finora non è quello che dovrete vivere per sempre. Quindi io vi faccio i miei più sentiti auguri di ingresso nella quinta dimensione, e vi chiedo di lavorare molto su di voi, sulla comunicazione con voi stessi. Tirate fuori, perdonate il più possibile. Cercate di passare questo periodo che veramente ci sta mettendo sotto pressione, perché sta riportando, come vi ho detto, alla luce tutte le cose che abbiamo messo in un cassettino e non abbiamo voluto risolvere, o tutte le cose emotive anche che dobbiamo perdonarci e perdonare. Vi chiedo appunto di lavorare su di voi e di passare oltre a tante persone che, essendo rimaste in terza dimensione, e sono rimaste in terza dimensione perché loro sono volute rimanere in terza dimensione, che non lavorano su di sé. Passate oltre, perché avranno comunque in questi giorni e nei giorni futuri degli atteggiamenti di resistenza, quindi di forte negatività. Li vedrete in giro, li vedrete al supermercato, li vedrete per strada, che avranno proprio questo irrisolto talmente pesante che non riesce a liberarsi. Sentirete proprio queste negatività, voi passate oltre, rimanete nella vostra luce, siate sereni, e queste persone, ovviamente non lavorando su di sé, accuseranno poi a tutti i livelli di quello che appunto che richiede l'era in cui siamo, e di pari passo l'innalzamento dell'onda Schumann, della frequenza terrestre e della nostra frequenza.
Io vi saluto con queste informazioni, vi chiedo di guardare il video della Pulizia dei Chakra, anche se fatto come tutti i miei video a livello molti amatoriali. Ora sto facendo questo tra una consulenza e l'altra. E ancora vi abbraccio e tanta luce a tutti.